Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, per fare questo video ragazzi ci sono stato un mese, anche perché ho avuto problemi con i file video, ho perso i file video e ora lo sto rifacendo. Lo sto rifacendo, diciamo, dopo che è finito l'Ambaradan. In poche parole ti spiego. Circa 3 settimane fa, quando nella mia città c'era davvero bisogno di mascherine, forse anche un mesetto fa, di mascherine, di visiere, di tubi, raccordi per i respiratori. Parliamo sempre per il problema coronavirus. Io immediatamente ragazzi mi sono messo al lavoro nel mio, diciamo, potenziale, in ciò che potevo fare io. Cosa ho fatto? Numero 1, mi sono messo a stampare con la mia stampante 3D dei raccordi, dei tubi per i respiratori. Poi in secondo luogo ho fatto dei tubi per le maschere Decathlon, ne ho fatte una buona decina e passa, li ho in tutto donate a un ospedale della mia città. Insieme a questi, avendo anche contatti, come sai se segui il canale, in Cina, tramite collaboratori sono riuscito a organizzare un ordine di mascherine. In più loro, per dare appunto un cenno di solidarietà per l'Italia, hanno scelto anche loro stessi di donare delle mascherine. Perfetto. Perciò io sono riuscito a portare in Italia un 800 circa mascherine. Comunque su questo poi lo vedrai alla fine del video. Il problema sai qual è stato? Allora, io queste mascherine, come anche tutti i tubi, i raccordi e tutte cose, una cosa che mi ha lasciato deluso è stata una cosa. Io ho donato tutto, parte alla protezione civile, parte poi l'ho data a un ospedale della mia città, che non avevano assolutamente mascherine, però parliamo sempre di quelle usa e getta. Ragazzi, oggi giovedì 2 aprile, mascherine arrivate. Sono circa 750 pezzi, sono di queste qui, ve le faccio vedere. Ora sto aspettando istruzioni dal comune per poterle andare a consegnare a loro e loro poi andarle a... Eccole qua. Queste sono le mascherine elastico, sono di quelle comunque piccoline da ospedale, ecco. Queste vanno così e vanno così. Uno e uno, due. Ok. Perfetto. In più devo portare anche questi, che sono gli adattatori per le maschere per l'ospedale. Ne ho fatte alla fine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono 7 quelli finiti, pronti all'uso, però nella realtà ragazzi mi sono successi vari incidenti di percorso facendone alcuni che ora ti faccio vedere. Poi ho fatto anche questi sono delle graffette, te l'ho fatte vedere prima, e vanno agganciate così. Vediamo se riesco ad utilizzarle. Queste vanno così, 1, 2, 1 e 2, questo va dietro la testa. Ok, questo accorgimento ti aiuta a non fare, diciamo, il segno dell'elastico nelle orecchie. Per chi utilizza la mascherina tutto il giorno capita spesso di vedere per esempio gli infermieri, i dottori avere le orecchie rosse dietro e dare problemi. Invece con questo tu lo prendi, lo indossi e tutta la forza dell'elastico la fa su questa, diciamo, struttura flessibile che ti appoggia dietro la testa.
Questi invece sono alcuni degli esperimenti, o meglio delle valvole non riuscite. In poche parole, avevo una stampa di 9 pezzi in contemporanea che non è andata a buon fine, ragazzi. Si è inceppato il filo della bobina di PLA e non camminava più, non estrudeva, la stampante però continuava a stampare, tanto per dire. Comunque non sono riusciti e ne ho persi 9 gialli, che sono questi, e 9 rossi, perché poi ho cambiato bobina sperando che nell'altra non ci fossero, ecco, questi nodi, ma anche lì c'erano i nodi. Ora aspetto notizie da loro e vado a consegnarli e vediamo come fare. Avevo chiesto diciamo, una cortesia, anche perché i miei contatti in Cina, avendomi fatto questa donazione, sapendo che io dovevo andarla a dare alla popolazione e anche agli ospedali, si aspettano da me ora un video dove io testimonio che io queste mascherine le ho regalate, non le ho vendute. Per questo ho chiesto una cortesia all'ospedale, se era possibile anche un piccolo video dove si vedevano queste mascherine nell'ospedale o che gli infermieri li utilizzavano, come anche gli adattatori. Ragazzi, non è stata cosa, mi è stato riferito che non era possibile né foto né video, nulla. Allora, per me alla fine non è un problema, l'importante è che so che io ho fatto del bene, ho dato queste mascherine, le stanno utilizzando perché so che le utilizzano, però niente, video non se ne ha, foto non se ne ha. Ho qualche foto da qualche amico a cui appunto ho regalato le mascherine, li metto comunque a fine del video, anzi li metto qui direttamente, tanto sono 2, più di queste non sono riuscito a fare, tutto il resto va bene così. Io la mia parte l'ho fatta, però per dirti che in Italia in generale ci sono tantissimi altri ragazzi che hanno fatto per esempio le visiere, hanno fatto forniture, regali, degli adattatori eccetera eccetera, però ragazzi gli ospedali stessi, gli infermieri stessi, i dottori stessi, per ringraziare quei ragazzi hanno fatto un video di ringraziamento. Ecco, e allora io non mi aspettavo e non volevo per me, cioè non volevo questa soddisfazione per me, non volevo sentirmi dire grazie per la tua donazione, no, non me ne faccio nulla. Il mio interesse e la mia necessità era per dare risposta ai contatti cinesi che gentilmente hanno donato una parte di mascherine. Questo non è stato, ma va bene.